C'è ancora molto spazio per crescere. Non possiamo permettere di accontentarci. Che dovranno impegnarsi tutti i giorni. Che credano in quello che fanno. Si possono fare tantissime cose. Il futuro è fatto di curiosità. La fotografia di tutti i soci fondatori del consorzio, tantissimi ricordi, tanti amici che qua non ci sono più, stavamo iniziando a fare qualcosa per il territorio. Senza la storia non si fa niente. Io sono un amante della storia e delle persone che hanno fatto la storia. E qui ce ne sono di persone che hanno fatto la storia, non è solo i presidenti. Per cui questo non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Noi abbiamo in mano una ricchezza che è enorme, tantissime cose che la Franciacorta può fare. Questa chiave ha aperto e deve tenere aperto. 1967, quel disciplinare lì è una specie di miracolo secondo me. Se noi non avessimo scritto questi disciplinari così severi, oggi non saremmo qui. Era completamente nuovo scegliere un marchio. Abbiamo fatto una gara internazionale per questa F e con questo arrivo a questo oggetto qua, che visto così è solo una mappa, bisogna capirla. 60 profili di suoli diversi. Questa ricchezza è quella che fa del Franciacorta un panorama che probabilmente nessuno di noi scoprirà mai fino in fondo. Questa zonazione era rivoluzionaria. Oggi stiamo facendo una terza zonazione perché questi dati servono a fare qualità. Questo tipo di cultura e di coltura non ci deve mai abbandonare. Tutto questo lavoro, tutta questa ricerca che cosa ci insegna? Di nuovo quello che ci dicevano già i nostri antenati, rispettare i suoli, custodirli per le prossime generazioni è veramente importante. La questione della gestione della risorsa idrica, la questione dell'impronta del CO2, la questione della sostanza organica non erano temi attuali. Oggi lo sono assolutamente. E questo ci porta a livello europeo, ma non solo, proprio sul tema della biodiversità funzionale e in alcuni casi anche una certa sorta di positiva competizione tra colleghi per aprire strade nuove ed essere più innovativi. Sappiamo che ancora c'è tanto da fare, non rallenteremo. Bello questo Dipnia. E questo è il primo festival. C'erano tantissime perplessità sulla sua riuscita. Il primo anno nel 2000, con l'impegno di tutti, è importante avere anche un forte consolidamento di rapporto col proprio territorio. Sono anche momenti storici diversi, chiaramente, però rimanevano impressi sicuramente alla gente. Questo calice rappresenta proprio tutto. Se io sono qui oggi è perché c'è questo calice, praticamente. Quando facevamo vino bianco e rosso non faceva percepire un salto di qualità nella nostra azienda. Quando abbiamo scoperto che potevamo fare anche noi Franciacorta è stata veramente una illuminazione, cioè vedevi uno spiraglio al di là del buio e le aziende che avevamo davanti ci dimostravano che c'era tutto lo spazio e la possibilità di andare dove volevamo. E quindi io mi sono proprio innamorato della Franciacorta in quel senso e ancora oggi sono innamorato, chiaramente. Quindi andiamo diretti ai ricordi di due eventi che hanno segnato l'Italia, non la Franciacorta. Uno è l'Expo che ci fu a Milano nel 2015, è stato motivo di grandissimo orgoglio, un palcoscenico straordinario per un territorio che era conosciuto solo a livello nazionale. Il secondo, il Floating Pier, è stato su tutte le prime pagine di tutti i quotidiani del mondo. Forse io ero più contento di Christo, che ha fatto conoscere il lago d'Iseo al mondo con un'opera meravigliosa, quindi direttamente la Franciacorta, le bellezze storiche, fisiche, geografiche che il territorio ha. Dobbiamo fare di tutto affinché quelli che sono dei sogni possano realizzarsi. Ritengo e ritenevamo che allearsi ad un sistema già molto provato nel mondo fosse esattamente la cosa più importante per un tipo di prodotto come il nostro. La prima chiaramente è stata la partnership con la moda. Si è capito in quella fase che il vino
non era solo vino. Durante la mia presidenza ho predicato sempre che la Franciacorta doveva stare in alto e quindi tutti avevamo quella voglia di riuscire ad essere, avevamo questa grinta di crescita e questa fame di crescita. Dici, ma cosa rappresenta questo? Che un popolo ha fatto le cose alla grande, ha fatto le cose bene. Ma è una sfera che viene via da qualche mago? La partenza è stato il 90. 35 anni non sono tanti, ma non sono neanche pochi. Ritengo che ci sia bisogno di un'altra spinta. Perché il mondo sta cambiando. In un'evoluzione molto veloce, molto rapida. Nel nostro mestiere ci vuole tanto tempo. Ma c'è una parte di lavoro comune che non si può abbandonare. C'è il rischio di pensare che quello che è stato fatto sia una cosa acquisita. Abbiamo un obbligo di mantenere questo territorio nel miglior modo possibile. L'unico modo per affrontare questo è continuare a essere curiosi. La curiosità non uccide il gatto, la curiosità aiuta il gatto a fare esperienza. A me sembra di capire che in Franciacorta questo sentimento, questa voglia di crescita ci sia. È una visione in grande delle cose mai particolare. La speranza per il futuro della Franciacorta. Piena di visi giovani, ai quali bisogna dare la possibilità di prendere delle scelte. Sono tutte persone sveglie, in gamba. Potranno fare molto di più di quello che abbiamo fatto noi. Seguitelo questo percorso, la Franciacorta di sogni ne può dare. Però si devono impegnare e devono saper sognare. Poi stiamo a quel che ci dà la sfera, però cominciamo a fare bene che poi troveremo sicuramente il meglio.